Fu nel marzo del 1923, durante una di quelle serate romane in cui la tramontana soffia gelida attraverso i vicoli del centro storico, che ricevetti il telegramma destinato a condurre me e il mio stimato amico Raffaele Ricci verso quello che considero, ancora oggi, il caso più straordinario e inquietante della sua illustre carriera. Ero seduto nel mio studio in via del Corso, intento a completare un rapporto medico-legale particolarmente tedioso, quando il fattorino bussò alla porta con l'urgenza che solo i messaggi notturni sembrano richiedere. Il telegramma era breve, ma sufficientemente intrigante da farmi dimenticare immediatamente il lavoro che avevo davanti. Mancini, caso singolarissimo, Palazzo Falconieri, Trastevere. Domattina ore 8. Indispensabile tua presenza. Ricci. Conoscevo Raffaele Ricci da 15 anni, da quando il caso del cosiddetto mostro di Trastevere aveva unito le nostre professioni in una collaborazione che col tempo si era trasformata in una profonda amicizia. In tutti quegli anni avevo imparato a riconoscere nelle sue richieste il grado di urgenza e peculiarità di un caso. Quella sera il tono del telegramma non lasciava dubbi, si trattava di qualcosa di davvero straordinario. Palazzo Falconieri. Il nome da solo evocava secoli di storia romana, quella storia che si nasconde dietro i portoni massicci del Trastevere, dove le famiglie nobiliari custodiscono segreti antichi quanto le pietre dei loro palazzi. Avevo letto sui giornali, nei giorni precedenti, di strani eventi che affliggevano la residenza dei conti Falconieri, ma la stampa romana, sempre incline al sensazionalismo, aveva trasformato la vicenda in un racconto gotico più adatto ai romanzi popolari che alla cronaca seria. Si parlava di una maledizione, di morti misteriose, di presenze soprannaturali che infestavano le sale affrescate del palazzo. La maledizione della Marchesa Nera, così l'aveva battezzata il Messaggero, con quel gusto per il drammatico che caratterizza il giornalismo italiano. Naturalmente, io non credevo a simili sciocchezze. La mia formazione medica e scientifica mi aveva insegnato a diffidare delle spiegazioni soprannaturali, per quanto affascinanti potessero sembrare. Eppure, devo confessare che quella sera, mentre mi preparavo per andare a letto, un brivido di anticipazione mi percorse la schiena. Non era paura del soprannaturale, ben inteso, ma piuttosto l'eccitazione di chissà che sta per assistere a uno di quei momenti in cui Raffaele Ricci avrebbe dimostrato ancora una volta come la ragione umana possa illuminare anche i misteri più oscuri. Dormii poco quella notte. La mia mente continuava a vagare tra le pagine dei giornali che avevo letto, cercando di ricostruire i fatti nudi e crudi al di là della retorica sensazionalistica. Quello che sapevo era questo. Palazzo Falconieri era stato teatro di 2 morti, in circostanze misteriose nell'arco di poche settimane. La prima vittima era stata una giovane cameriera, trovata morta nella cripta del palazzo. La seconda, più recente, era un guardiano notturno, scoperto in condizioni simili. Entrambi presentavano, secondo i resoconti giornalistici, segni inspiegabili sui corpi. La polizia, a quanto pareva, brancolava nel buio. Le indagini non avevano prodotto alcun sospettato e il conte Falconieri aveva fatto appello direttamente a Ricci, la cui fama di detective privato aveva ormai superato i confini della capitale. L'indomani mattina, puntuale come sempre, mi presentai davanti al portone di Palazzo Falconieri alle 8 precise. Il palazzo si ergeva imponente nella stretta via di Trastevere, la sua facciata rinascimentale ancora avvolta nell'ombra del mattino. Le finestre al piano nobile erano chiuse da pesanti persiane di legno, dando all'edificio un aspetto chiuso, quasi ostile. Ricci mi attendeva già sotto l'arco del portone, avvolto nel suo caratteristico cappotto nero. Alto, magro, con quegli occhi penetranti che sembravano vedere attraverso le apparenze, aveva l'aspetto di chi non aveva dormito molto, ma la sua mente era evidentemente già al lavoro sul caso. Puntuale come sempre, Mancini, mi salutò con un cenno del capo. Bene, avremo bisogno di tutta la lucidità possibile questa mattina. Ho letto i giornali, risposi mentre gli stringevo la mano, ma preferisco sentire da te i fatti reali senza gli abbellimenti della stampa. Un sorriso appena accennato apparve sul volto di Ricci. Saggia decisione.
I giornali hanno trasformato questo caso in un racconto dell'orrore, quando in realtà siamo di fronte a qualcosa di molto più interessante, un crimine perfettamente razionale travestito da maledizione soprannaturale. Prima che potessi rispondere, il portone si aprì dall'interno e un maggiordomo dall'aspetto austero ci fece cenno di entrare. Mentre varcavamo la soglia di Palazzo Falconieri, non potevo sapere che stavo per assistere a una delle dimostrazioni più brillanti del metodo deduttivo che avessi mai visto. Quello che seguì nelle ore e nei giorni successivi avrebbe messo alla prova ogni mia convinzione sulla natura del male umano e sulla capacità della ragione di penetrare anche le tenebre più fitte. Ma sto correndo troppo avanti nella narrazione. Lasciate che vi racconti tutto dall'inizio, così come accadde, e capirete perché considero il mistero di Palazzo Falconieri il capolavoro investigativo di Raffaele Ricci. Il cortile interno di Palazzo Falconieri era un gioiello nascosto dell'architettura rinascimentale romana. Colonne di travertino sostenevano arcate eleganti e al centro una fontana barocca, ora silenziosa e coperta di muschio, testimoniava tempi più felici. Eppure quella mattina l'atmosfera era gravida di un'oppressione che nulla aveva a che fare con la bellezza del luogo. Mentre il maggiordomo ci guidava attraverso il cortile verso lo scalone principale, notai che Ricci si era fermato a osservare qualcosa. I suoi occhi scrutavano il selciato con quell'intensità che conoscevo bene, segno che la sua mente aveva già iniziato a registrare dettagli che a me sarebbero sfuggiti completamente. «Interessante», mormorò, più a se stesso che a me. «Cosa hai visto?» chiesi, seguendo il suo sguardo verso le pietre umide del cortile. «Tutto a suo tempo, Mancini», rispose enigmaticamente, riprendendo a camminare. «Per ora osserviamo e ascoltiamo». Il maggiordomo ci condusse al piano nobile, attraverso una serie di saloni riccamente affrescati, ma evidentemente trascurati. La polvere si accumulava sui mobili coperti da teli bianchi e l'aria aveva quel tipico odore di chiuso delle grandi dimore in cui vivono più fantasmi del passato che persone del presente. Fummo introdotti in uno studio privato dove ci attendeva il conte Alessandro Falconieri. L'uomo che si alzò per accoglierci aveva circa 50 anni, ma ne dimostrava 10 di più. Il viso pallido, gli occhi cerchiati, le mani tremanti, mentre stringeva quella di Ricci, tradivano uno stato di estrema agitazione nervosa. «Signor Ricci», disse con voce rotta, «grazie per essere venuto. Grazie davvero. Non so più a chi rivolgermi. La polizia non capisce. Pensano che io sia pazzo, che inventi storie per attirare l'attenzione». «Sei calmi, conte», rispose Ricci con tono fermo ma gentile, indicandogli una poltrona. «Sono qui proprio per capire. Questo è il dottor Paolo Mancini, mio collega e amico. Possiamo parlare liberamente in sua presenza». Il conte annuì e si lasciò cadere sulla poltrona come se le gambe non lo sostenessero più. Ricci e io prendemmo posto di fronte a lui e io estrassi dalla tasca il mio taccuino, abitudine che avevo acquisito negli anni di collaborazione con Ricci. «Racconti tutto dall'inizio», disse Ricci. «Ogni dettaglio, anche quello che può sembrarle insignificante, soprattutto quello che le sembra insignificante». Il conte inspirò profondamente e iniziò. «Tutto è cominciato 6 settimane fa, quando mia moglie, la contessa Elena, ha deciso di far aprire la cripta di famiglia. È sigillata da generazioni, capisca. Nessuno vi entra dal 1847, dall'anno in cui mia bisnonna, la marchesa Vittoria Falconieri, fu sepolta lì in circostanze particolari». «Particolari in che senso?» chiese Ricci, ed io notai come si fosse improvvisamente proteso in avanti, attento. «La marchesa Vittoria morì in modo violento, signor Ricci. Fu trovata nella sua camera, dissanguata. Il medico dell'epoca parlò di una malattia del sangue, ma i domestici sussurravano altre cose. Dicevano che portasse un marchio sul collo, 2 punture come un morso», completò Ricci, senza alcuna inflessione nella voce. Il conte annuì miseramente. La famiglia volle seppellirla rapidamente nella cripta e murare l'accesso. Per quasi 80 anni nessuno ha più disturbato quel luogo. E sua moglie ha voluto riaprirla, continuai io, iniziando a comprendere la direzione del racconto.
Per quale motivo? Elena è un'appassionata di storia familiare, spiegò il conte. Voleva catalogare le tombe, documentare gli stemmi araldici. Un progetto innocente, pensavo. Ma quando gli operai hanno rotto il muro, quando hanno aperto quella cripta, si interruppe, portandosi una mano al viso. Ricci attese paziente, mentre io sentivo crescere dentro di me un disagio irrazionale. «Continui», lo incoraggiò Ricci dolcemente. L'aria che è uscita era fetida, mortifera. Uno degli operai è svenuto. E quando finalmente siamo entrati con le lanterne, abbiamo visto la tomba della marchesa Vittoria era aperta. Il coperchio di marmo era spostato di lato, come se qualcuno o qualcosa fosse uscito. «Il corpo», chiese Ricci con tono neutro. «Scomparso», sussurrò il conte. La bara era vuota, solo brandelli di stoffa antica e un odore terribile, come di carne in decomposizione mescolata a terra umida. Devo confessare che, nonostante il mio scetticismo scientifico, quelle parole mi fecero rabbrividire. Ma Ricci rimase impassibile, continuando a fissare il conte con quegli occhi acuti. «E i 2 omicidi?» disse, non come una domanda, ma come un'affermazione. Il conte si coprì il volto con le mani. La prima è stata Maria Giovanna, una cameriera giovane, appena 23 anni. Era stata incaricata di pulire la cripta dopo l'apertura. La trovammo 3 giorni dopo, distesa sul pavimento della cripta stessa. Il dottor Santini, il medico legale, disse che era morta per arresto cardiaco, Ma? Lo incalzò Ricci. Ma sul collo aveva 2 segni, signor Ricci. 2 punture, esattamente come quelle descritte nei documenti antichi riguardanti mia bisnonna. Il silenzio che seguì fu denso, quasi palpabile. Io guardai Ricci aspettandomi qualche reazione, ma il suo volto rimaneva una maschera impenetrabile. «E il secondo omicidio?» chiese infine. «Giuseppe Torrini, il guardiano notturno», continuò il conte con voce sempre più debole. «Lo trovarono 4 giorni fa nella cripta, stesso segno sul collo, stesso terrore congelato sul volto. Il dottor Santini ha parlato di morte per shock, ma io so cosa li ha uccisi, signor Ricci». «Davvero?» disse Ricci con un tono che non riuscì a decifrare. «E cosa li ha uccisi, secondo lei?» Il conte alzò il viso e nei suoi occhi vidi una convinzione fanatica che mi fece temere per la sua sanità mentale. «La marchesa nera», sussurrò. «Mia bisnonna è tornata dalla tomba. È lei che uccide. È lei che si vendica su chiunque osi disturbare il suo riposo. È un vampiro, signor Ricci, un maledetto vampiro che infesta questo palazzo». Mi aspettavo che Ricci ridesse o almeno mostrasse segni di incredulità. Invece si alzò lentamente, camminò verso la finestra e rimase in silenzio per alcuni istanti, osservando il cortile sottostante. «Conte Falconieri», disse infine senza voltarsi, «posso visitare la cripta?» «Ora?» chiese il conte, visibilmente sorpreso e terrorizzato. «Subito», confermò Ricci. «Ogni ora che passa potrebbe essere cruciale. Se davvero c'è un pericolo in questo palazzo, dobbiamo agire rapidamente». Il conte si alzò con evidente riluttanza. Vi accompagnerò, ma vi avverto, signor Ricci, quel luogo è maledetto. Lo sentono tutti i domestici. Molti hanno già lasciato il loro servizio. Quelli che restano rifiutano di avvicinarsi alla cripta dopo il tramonto. Fortunatamente, osservò Ricci con un sorriso appena accennato, è ancora mattina. Andiamo. La discesa verso la cripta fu un'esperienza che non dimenticherò facilmente. Dalle sale affrescate del piano nobile, attraverso corridoi sempre più stretti e bui, fino a una scala di pietra che si inoltrava nelle viscere del palazzo. L'aria si faceva più fredda e umida a ogni gradino e le torce che il conte aveva fatto portare da un domestico tremante proiettavano ombre danzanti sulle pareti di pietra. Alla base della scala ci trovammo davanti a un'apertura irregolare nel muro, l'accesso alla cripta, evidentemente sfondato di recente. I blocchi di pietra giacevano ammucchiati ai lati e oltre l'apertura si intravedeva solo oscurità. «Dottor Mancini», disse Ricci voltandosi verso di me, «hai portato la tua borsa medica?» «Sempre», risposi sollevando la valigetta di cuoio che portavo invariabilmente con me. «Bene».
Potresti aver bisogno di esaminare qualcosa, disse enigmaticamente. Prendemmo ciascuno una torcia e entrammo nella cripta. Lo spettacolo che ci accolse era al tempo stesso maestoso e sinistro. La cripta dei falconieri era una camera ottagonale con un soffitto a volta, le cui pareti erano occupate da nicchie contenenti sarcofagi di marmo. Al centro della stanza, isolata, si ergeva la tomba più grande e imponente, quella della marchesa Vittoria. Il coperchio di marmo, massiccio e ornato di bassorilievi, era effettivamente spostato di lato, rivelando l'interno vuoto della bara. Ma ciò che catturò immediatamente la mia attenzione fu il pavimento. «Sangue», mormorai, indicando le macchie scure sulla pietra. «Delle vittime», confermò il conte con voce strozzata. «La polizia ha fatto analizzare, appartiene a Maria Giovanna e a Giuseppe». Ricci non disse nulla. Si era inginocchiato vicino alla tomba aperta e stava esaminando il pavimento con una lente di ingrandimento che aveva estratto dalla tasca. Lo osservavo muoversi con quella precisione metodica che conoscevo così bene, mentre il conte rimaneva presso l'ingresso, visibilmente terrorizzato. «Mancini!» mi chiamò improvvisamente Ricci. «Vieni qui. Cosa vedi?» Mi avvicinai e mi chinai accanto a lui. Alla luce della torcia potei distinguere sulla pietra non solo le macchie di sangue, ma anche altri segni, impronte di piedi nudi, piccole e delicate. «Impronte femminili», osservai. «Piuttosto piccole». «Esattamente», confermò Ricci. «E nota questo, sono impronte fresche, lasciate dopo la morte di Torrini, perché coprono parzialmente il suo sangue. Ma guarda attentamente la direzione». Seguii le tracce con lo sguardo. Partivano dalla tomba aperta e si dirigevano verso l'interno della tomba stessa. «Portano verso la bara, non via da essa», dissi confuso. «Precisamente», disse Ricci alzandosi. I suoi occhi brillavano di quella luce che compariva sempre quando aveva colto un dettaglio cruciale. «E questo, mio caro Mancini, è estremamente interessante». «Non capisco», confessai. «Se qualcuno è uscito dalla tomba...» «Se qualcuno fosse uscito dalla tomba», mi interruppe Ricci, «le impronte andrebbero in direzione opposta, non credi? Ma queste raccontano una storia diversa». Prima che potessi rispondere, un grido agghiacciante echeggiò dall'alto, dalla scala che avevamo appena disceso. Era una voce femminile, piena di terrore. «La contessa!» esclamò il conte, correndo verso l'uscita. Ricci e io lo seguimmo immediatamente, risalendo la scala a perdifiato. Quello che trovammo al piano superiore avrebbe cambiato completamente la direzione delle nostre indagini. Trovammo la contessa Elena Falconieri nel salone principale del piano nobile, sorretta da 2 domestiche che cercavano di calmarla. Era una donna di circa 40 anni, di aspetto elegante e curato, ma in quel momento il suo volto era stravolto dal terrore. Tremava violentemente e quando vide il marito si gettò tra le sue braccia singhiozzando. «Alessandro, l'ho vista, l'ho vista». «Chi hai visto, cara?» «Calmati, ti prego», disse il conte, accarezzandole i capelli con gesti nervosi. «Lei, la marchesa nera, era nella galleria dei ritratti davanti al suo quadro. Indossava lo stesso abito nero del dipinto e mi guardava con quegli occhi terribili». Ricci si avvicinò con passo deciso, ma non minaccioso. «Contessa», disse con voce calma e autorevole. «Sono il detective Raffaele Ricci. Ha chiamato suo marito per aiutarvi. Ma ho bisogno che mi racconti esattamente cosa hai visto, con tutti i dettagli possibili». La contessa alzò il volto verso di lui e gradualmente la sua respirazione si fece più regolare. C'era qualcosa nel tono di Ricci, nella sua presenza ferma e razionale, che sembrava infondere calma anche nelle situazioni più disperate. «Ero nella galleria», iniziò con voce ancora tremante. «Stavo passando davanti ai ritratti degli antenati, come faccio ogni mattina. È una mia abitudine verificare che tutto sia in ordine. Quando sono arrivata davanti al ritratto della marchesa Vittoria, ho sentito un freddo improvviso, come se qualcuno avesse aperto tutte le finestre in pieno inverno». «A che ora era?» chiese Ricci. «Poco dopo le 8. Ero appena scesa per la colazione». «Continua, per favore». «Mi sono voltata», proseguì la contessa, «e l'ho vista. Una figura femminile, vestita di nero,
con un velo che le copriva parzialmente il volto. Era esattamente come nel ritratto: l'abito di broccato nero, la collana di perle nere, perfino l'acconciatura dei capelli. Stava lì, immobile, a pochi passi da me. «Quanto è durata questa apparizione?» domandò Ricci, e io notai che stava prendendo mentalmente nota di ogni dettaglio. «Pochi secondi, forse 5, forse 10. Poi è scomparsa. Non è corsa via, non si è nascosta, è semplicemente svanita, come se fosse stata fatta di nebbia. Ha parlato? Ha fatto gesti? No, nulla. Mi guardava soltanto. Ma quegli occhi, signor Ricci, erano pieni di odio, di una rabbia antica e terribile». Ricci rimase in silenzio per qualche istante, poi si rivolse al conte. «Posso vedere la galleria dei ritratti?» «Certamente», rispose il conte. «Vi accompagno subito». La galleria dei ritratti era una lunga sala al primo piano, le cui pareti erano letteralmente coperte da dipinti di famiglia che risalivano al Cinquecento. La luce del mattino filtrava debolmente attraverso le alte finestre, creando un'atmosfera di malinconica grandezza. Ricci camminava lentamente lungo la galleria, osservando ogni quadro con attenzione. Io lo seguivo, cercando di capire cosa stesse cercando, ma come al solito la sua mente lavorava su livelli che mi sfuggivano. «Ecco», disse infine il conte, fermandosi davanti a un grande ritratto. «Questa è la marchesa Vittoria Falconieri». Il dipinto mostrava una donna di straordinaria bellezza, sui 30 anni, vestita con un sontuoso abito nero di broccato. Il viso era pallido, quasi etereo, incorniciato da capelli corvini raccolti in un'elaborata acconciatura. Ma erano gli occhi a catturare l'attenzione, scuri, intensi, con un'espressione che oscillava tra la malinconia e qualcosa di più oscuro, più perturbante. «Dipinto nel 1845», spiegò il conte, 2 anni prima della sua morte. Il pittore era un certo Augusto Ferranti, un artista oggi dimenticato ma allora molto in voga a Roma. Ricci si era avvicinato al quadro e lo stava esaminando con la sua lente di ingrandimento, con una concentrazione che sembrava escludere tutto il resto del mondo. Io invece osservavo il pavimento, cercando tracce di qualche presenza fisica, ma il parquet lucido non mostrava alcun segno evidente. «Interessante», mormorò Ricci dopo qualche minuto. «Cosa hai trovato?» chiesi avvicinandomi. «Guarda qui, Mancini», disse, indicandomi un punto sul quadro. «Vedi questa piccola area proprio sul bordo inferiore della cornice? La polvere è stata disturbata di recente. Qualcuno ha toccato o spostato questo quadro». «Il personale di polizia?» suggerì il conte. «Forse», rispose Ricci con tono neutro, «ma ho l'impressione che le pulizie in questo palazzo siano state piuttosto trascurate ultimamente». «No, questo è stato toccato molto recentemente. Nelle ultime ore, direi». Si allontanò dal ritratto e iniziò a esaminare la parete circostante, tastando con le dita i pannelli di legno che rivestivano la galleria. Improvvisamente premette un punto specifico e con un clic appena udibile un pannello si aprì leggermente. «Un passaggio segreto», esclamai, incapace di nascondere la mia sorpresa. «Palazzo antico, segreti antichi», commentò Ricci aprendo completamente il pannello. «Conte, sapeva dell'esistenza di questo passaggio?» Il conte si era fatto livido. No, io non ne avevo idea. Mio Dio, significa che qualcuno può muoversi liberamente nel palazzo senza essere visto?» «Esattamente quello che significa», confermò Ricci. «Mancini, hai portato una torcia?» Estrassi dalla mia borsa una piccola lampada elettrica tascabile, una di quelle moderne meraviglie della tecnica che avevo acquistato recentemente. La accesi e la porsi a Ricci. «Aspettatemi qui», disse, e prima che potessi protestare si era già inoltrato nel passaggio segreto. I minuti che seguirono furono tra i più lunghi della mia vita. Il conte e io rimanevamo in piedi davanti all'apertura nel muro, ascoltando i passi di Ricci che si allontanavano nell'oscurità. La contessa era stata accompagnata nelle sue stanze dalle domestiche, ma io sentivo ancora nella mia mente l'eco delle sue parole terrorizzate. Finalmente, dopo quello che mi sembrò un'eternità, ma che probabilmente furono solo 5 minuti, Ricci riemerse dal passaggio.
Il suo volto era impassibile, ma nei suoi occhi vidi quella scintilla di trionfo intellettuale che conoscevo così bene. «Questo passaggio», disse, spolverandosi la giacca, «collega la galleria dei ritratti a diverse parti del palazzo. Ho trovato uscite verso le stanze private del piano nobile e, cosa ancora più interessante, verso la cripta». «Verso la cripta», ripetei, sentendo un brivido percorrermi la schiena. Esattamente. Qualcuno che conoscesse l'esistenza di questi passaggi potrebbe muoversi in tutto il palazzo completamente inosservato, apparire e scomparire a piacimento, creare l'illusione perfetta di presenze soprannaturali. «Ma chi potrebbe conoscere questi passaggi?» chiese il conte, visibilmente scosso. «Io stesso ignoravo la loro esistenza». «Questa», disse Ricci con un sorriso enigmatico, «è una delle domande chiave che dobbiamo risolvere. Ma prima ho bisogno di parlare con i domestici. Tutti quelli che erano in servizio la notte in cui Giuseppe Torrini è stato ucciso». L'interrogatorio dei domestici si svolse nella sala del personale al piano terra. Ricci aveva insistito per condurlo in un ambiente informale, dove le persone si sarebbero sentite più a loro agio. Io sedevo in disparte, prendendo appunti, osservando il mio amico, mentre esercitava quella sua particolare abilità nell'estrarre informazioni anche dalle persone più reticenti. La prima a essere interrogata fu Margherita, una cameriera di mezza età che lavorava a Palazzo Falconieri da 20 anni. «Signora Margherita», iniziò Ricci con tono gentile, «la notte in cui è morto Giuseppe Torrini lei era nel palazzo?» «Sì, signore», rispose la donna, torcendosi nervosamente le mani. «Dormo nella camera del personale, al 3° piano». «Ha sentito qualcosa di insolito quella notte?» Margherita esitò, poi annuì lentamente. «Ho sentito dei passi, signore, passi leggeri che camminavano nel corridoio fuori dalla mia stanza. Erano circa le 2 del mattino. Passi maschili o femminili?» «Femminili, direi, leggeri come quelli di una donna». «Ha visto chi era?» La donna scosse il capo. «No, signore, avevo troppa paura. Ho tirato le coperte sopra la testa e ho pregato fino all'alba». Ricci annuì con comprensione. «Ha notato qualcos'altro di strano negli ultimi giorni? Qualcosa fuori posto? Qualcuno che si comportava in modo insolito?» Margherita si fece pensierosa. «Beh, c'è stata quella strana faccenda con donna Lucrezia». «Chi è donna Lucrezia?» chiesi io, intervenendo per la prima volta. «La vecchia istitutrice della famiglia», spiegò Margherita. «È in pensione da anni, ma vive ancora in una camera al 3° piano. È molto anziana, deve avere almeno 85 anni. «E cosa è successo con lei?» incalzò Ricci. «L'ho vista una notte, 3 giorni fa, che scendeva le scale verso la cripta. Aveva una candela in mano e camminava come se fosse in trance. Le ho chiesto dove stava andando, ma non mi ha nemmeno risposto. È stata lì sotto per più di un'ora». Ricci si protese in avanti. «E quando è tornata?» «Era diversa», disse Margherita con un sussurro. «Aveva gli occhi strani, vitrei, e sulla sua vestaglia c'erano delle macchie che sembravano sangue». L'interrogatorio continuò per altre 2 ore, con ciascuno dei domestici rimasti nel palazzo. Emerse un quadro sempre più inquietante. Movimenti notturni, porte che si aprivano e chiudevano da sole, oggetti spostati. E al centro di tutto, la misteriosa figura di donna Lucrezia, l'anziana istitutrice che sembrava essere l'unica a non aver paura della cripta. Quando finalmente rimanemmo soli, io mi rivolsi a Ricci con la mente piena di domande. «Allora cosa ne pensi? Potrebbe essere questa donna Lucrezia?» Ricci rimase in silenzio per qualche istante, tamburellando con le dita sul bracciolo della poltrona, in quel modo che avevo imparato a riconoscere come segno di intensa concentrazione mentale. «Ci sono troppi elementi che non tornano, Mancini», disse infine. «Le impronte nella cripta che vanno verso la tomba, anziché via da essa. L'apparizione vista dalla contessa, i passaggi segreti, e ora questa vecchia istitutrice che si aggira di notte con vestiti macchiati di sangue. I pezzi ci sono, ma l'immagine completa mi sfugge ancora. Credi che donna Lucrezia sia coinvolta?» «Certamente è coinvolta, ma in che modo e se agisce da sola o come strumento di qualcun altro, questo ancora non lo so. Ho bisogno di parlare con lei». «Ora?» «No», disse Ricci alzandosi. «È quasi mezzogiorno».
Pranzeremo e poi questo pomeriggio faremo visita alla buona donna Lucrezia. Ma prima si avvicinò alla finestra e guardò il cortile sottostante. Ho bisogno di verificare una teoria. Quale teoria? Chiesi, frustrato come sempre dalla sua riluttanza a condividere le sue deduzioni prima di essere assolutamente certo. Ricci si voltò verso di me con quel suo sorriso enigmatico. Pazienza, mio caro Mancini, ogni cosa a suo tempo. Per ora ti posso dire solo questo: non stiamo cercando un vampiro o un fantasma, stiamo cercando qualcuno che conosce molto bene questo palazzo, i suoi segreti e la psicologia umana. Qualcuno che sta orchestrando uno spettacolo molto elaborato. Ma perché? Qual è lo scopo? Ah, disse Ricci, questa è la domanda da 1.000.000 di lire, non credi? Scoprire il perché ci porterà direttamente al chi. In quel momento un domestico entrò nella stanza con un messaggio urgente per il conte. C'era stata una nuova scoperta nella cripta, qualcosa che avrebbe cambiato tutto. Scendemmo nuovamente verso la cripta con un senso di urgenza che non ammetteva esitazioni. Il conte ci precedeva, visibilmente agitato, mentre Ricci manteneva quella sua calma apparente che nascondeva una mente in febbrile attività. Alla base della scala trovammo 2 poliziotti che erano stati chiamati dal conte quella mattina stessa per presidiare l'ingresso della cripta. Uno di loro, un giovane agente dal viso pallido, teneva una lanterna e sembrava sul punto di vomitare. «Ispettore», disse rivolto a Ricci, confondendolo evidentemente con un funzionario di polizia, «è meglio che veda di persona». Entrammo nella cripta e immediatamente capii cosa aveva turbato così profondamente il giovane agente. Sulla tomba aperta della marchesa Vittoria giaceva qualcosa che non c'era durante la nostra visita mattutina. Un corpo. Non era un cadavere recente, era qualcosa di molto, molto più antico. «Santo cielo», mormorai, avvicinandomi cautamente. Il corpo era mummificato, ridotto a poco più di uno scheletro ricoperto di pelle secca e scurita. Indossava brandelli di quello che un tempo doveva essere stato un sontuoso abito nero, e tra i resti di stoffa brillavano ancora le perle nere di una collana. I capelli, lunghi e corvini, erano sorprendentemente ben conservati, incorniciando un teschio che conservava ancora tracce di quello che doveva essere stato un volto bellissimo. «La marchesa Vittoria», disse il conte con voce strozzata, «è lei. La collana di perle nere è descritta in tutti i documenti di famiglia». Ricci si era già inginocchiato accanto al corpo con la sua lente di ingrandimento, esaminando ogni dettaglio con quella precisione metodica che lo caratterizzava. Io, da medico, mi avvicinai dall'altro lato, cercando di superare il disagio istintivo che la vista di quei resti mi provocava. «Mancini», disse Ricci senza alzare lo sguardo, «la tua opinione professionale? Quanto tempo è morta questa donna?» Mi chinai ad esaminare i resti. La mummificazione era avanzata, ma non completa, segno che il corpo era stato conservato in un ambiente relativamente asciutto dopo la morte. «Considerando lo stato di decomposizione e mummificazione», dissi, «direi che è morta esattamente quando i documenti dicono nel 1847, circa 76 anni fa. E la causa della morte?» Esaminai attentamente il collo del cadavere, dove la pelle secca rivelava chiaramente la struttura sottostante. Difficile dirlo con certezza dopo così tanto tempo, ma mi interruppi notando qualcosa. «Ricci, guarda qui». Gli indicai 2 piccoli fori sul lato del collo, vicino alla giugulare. Erano circolari, perfettamente simmetrici, distanti tra loro circa 2 centimetri. «I segni descritti nei documenti», disse il conte dietro di noi, la voce carica di orrore superstizioso. «I morsi del vampiro». «Niente affatto», ribatté Ricci con tono deciso. «Mancini, cosa potrebbero essere queste punture?» Studiai attentamente i segni. Potrebbero essere stati fatti con un oggetto appuntito, forse uno strumento medico, oppure... Mi fermai, colpito da un'intuizione. Oppure potrebbero essere stati fatti post mortem, per dare l'impressione di un morso. «Esattamente», confermò Ricci con un cenno di approvazione. «E nota questo, il corpo è stato collocato qui di recente. Vedi la polvere sotto di esso? È stata disturbata nelle ultime ore. Qualcuno ha portato questo cadavere qui,
posizionandolo sulla tomba come parte di una messa in scena. Ma perché? Chiesi, sempre più confuso. Qual è lo scopo di tutto questo? Ricci si alzò, spolverandosi le mani. I suoi occhi brillavano di quella luce particolare che compariva quando tutti i pezzi del puzzle stavano finalmente andando al loro posto. Lo scopo, mio caro Mancini, è creare terrore. Terrore così intenso da spingere qualcuno a fare qualcosa o da impedire a qualcuno di fare qualcosa. Questo non è un caso di omicidio comune, è un elaborato inganno progettato per sfruttare le superstizioni e le paure più profonde. Ma chi? Chi sta orchestrando tutto questo? Qualcuno che conosce perfettamente la storia di questo palazzo e della famiglia Falconieri. Qualcuno che ha accesso ai passaggi segreti. Qualcuno che ha un motivo molto specifico per voler terrorizzare i conti. Si voltò verso il conte, che era rimasto in piedi presso l'entrata della cripta, visibilmente sconvolto dalla scoperta del corpo della sua antenata. «Conte Falconieri», disse Ricci con tono autoritario, «ho bisogno che mi risponda con assoluta sincerità. C'è qualcuno che potrebbe avere un interesse a spaventarvi così tanto da spingervi ad abbandonare questo palazzo?» Il conte esitò, poi annuì lentamente. C'è una questione legale in corso. Un lontano parente, il barone Ettore Falconieri, sostiene di avere diritto a una parte del palazzo e della proprietà di famiglia. Ha intentato una causa, ma finora i tribunali hanno dato ragione a me. Tuttavia, lo incalzò Ricci, Ettore ha sempre avuto un'ossessione morbosa per questo palazzo. Da bambino, prima che ci fosse la rottura familiare, veniva spesso qui. Conosceva ogni angolo, ogni segreto. E sua nonna era donna Lucrezia, l'istitutrice di cui hanno parlato i domestici. Il silenzio che seguì fu denso di rivelazione. Io guardai Ricci, vedendo sul suo volto che anche lui aveva colto l'importanza di questa informazione. «Donna Lucrezia», disse Ricci pensieroso, «l'anziana donna che si aggira di notte con vestiti macchiati di sangue, la donna che discende nella cripta senza paura. E ora scopriamo che è la nonna del barone Ettore, che vorrebbe impossessarsi di questo palazzo». «Credi che stiano lavorando insieme?» chiesi. «Ne sono certo, ma c'è qualcosa che ancora non mi torna». Ricci si interruppe, guardando di nuovo il corpo mummificato sulla tomba. Poi, improvvisamente, si chinò nuovamente, questa volta esaminando le mani del cadavere. «Mancini, guarda le unghie». Mi avvicinai. Le unghie della marchesa Vittoria erano lunghe, stranamente ben conservate, e sotto di esse terra, dissi. Terra fresca sotto le unghie. Esattamente. Questo corpo non è rimasto sepolto indisturbato per 76 anni. È stato disseppellito di recente, probabilmente quando la cripta è stata aperta 6 settimane fa. E poi è stato nascosto da qualche parte, in attesa del momento giusto per essere rimesso in scena. «Ma dove potrebbe essere stato nascosto?» chiesi. Ricci si alzò e iniziò a camminare lentamente intorno alla cripta, esaminando le pareti con la sua lente di ingrandimento. Improvvisamente si fermò davanti a una delle nicchie laterali. «Qui?» disse indicando il sarcofago in quella nicchia. «Aiutami a spostare questo coperchio». Con l'aiuto di uno dei poliziotti riuscimmo a spostare il pesante coperchio di marmo. All'interno, invece di ossa antiche, trovammo qualcosa di completamente diverso. Vestiti moderni, una parrucca di capelli neri, trucco teatrale e una serie di oggetti che riconobbi immediatamente come strumenti per creare effetti speciali. «Il guardaroba del fantasma», commentò Ricci con un sorriso amaro. «Ecco come è stata creata l'apparizione che ha terrorizzato la contessa questa mattina. Qualcuno si è vestito esattamente come nel ritratto della marchesa Vittoria, è apparso attraverso i passaggi segreti e poi è scomparso». «Ma le vittime», dissi io, «Maria Giovanna e Giuseppe Torrini, sono morti davvero? Come si spiega questo?» Il volto di Ricci si fece serio. «Quello, Mancini, è l'elemento più oscuro di tutta questa vicenda. Quelle persone sono state realmente assassinate, non c'è dubbio, ma sono state uccise per rendere credibile la farsa della maledizione. Qualcuno è disposto a commettere omicidi per impossessarsi di questo palazzo». In quel momento, uno dei poliziotti che erano rimasti all'ingresso della cripta apparve correndo giù per le scale. «Signori, venite subito, c'è stata un'aggressione al 3° piano». La vecchia istitutrice, donna Lucrezia,
È stata trovata priva di sensi nella sua camera. Corremmo su per le scale, attraverso i corridoi del palazzo, fino al terzo piano dove si trovavano le stanze del personale. La camera di donna Lucrezia era piccola ma ordinata, piena di oggetti che testimoniavano una lunga vita di servizio alla famiglia Falconieri. L'anziana donna giaceva sul letto, pallida e immobile. Mi precipitai a esaminarla, cercando il polso. «È viva», annunciai con sollievo, «ma in stato di incoscienza profonda. Sembra che le sia stato somministrato qualche tipo di sedativo». «Guarda qui», disse Ricci, indicando un bicchiere sul comodino. Probabilmente era nella sua tisana serale. Qualcuno voleva silenziarla, almeno temporaneamente. «Ma perché?» chiese il conte, che ci aveva seguiti di corsa. «Pensavo che fosse complice del barone Ettore». «Anch'io lo pensavo», ammise Ricci, «ma forse ci siamo sbagliati, o forse...» I suoi occhi si illuminarono improvvisamente. O forse donna Lucrezia stava diventando un problema anche per il suo stesso complice. Si avvicinò a una scrivania nell'angolo della stanza e iniziò a esaminare le carte sparse su di essa. Dopo qualche minuto trovò quello che cercava, una lettera scritta con grafia tremante. «Ascoltate questo», disse, iniziando a leggere ad alta voce. «Caro Ettore, non posso più continuare. Quello che stiamo facendo è sbagliato. Quelle povere persone non dovevano morire. Ti prego, fermiamoci prima che sia troppo tardi. Tua nonna che ti ama, Lucrezia». «Una confessione», dissi io. «Quindi aveva dei rimorsi?» «E per questo è stata silenziata», concluse Ricci. «Il barone Ettore non poteva permettere che la sua complice cedesse e confessasse tutto, ma ha commesso un errore. Agendo così precipitosamente, ha rivelato di essere ancora nel palazzo». «Ancora nel palazzo?» ripeté il conte impallidendo. «Vuoi dire che è qui adesso?» «Certamente, e credo di sapere esattamente dove si nasconde». Ricci si voltò verso i poliziotti. «Circondare tutte le uscite del palazzo. Nessuno deve entrare o uscire. Conte, ho bisogno che raduni tutti i domestici e i membri della famiglia nella sala principale». «E voi due?» disse rivolgendosi a me e al conte. «Seguitemi. È tempo di smascherare il nostro fantasma». La sala principale di Palazzo Falconieri non era mai sembrata così carica di tensione. Tutti i membri della famiglia e i domestici rimasti erano stati radunati lì, seduti o in piedi lungo le pareti affrescate, mentre Ricci si muoveva al centro della stanza con l'autorità silenziosa di chi sta per svelare una verità a lungo nascosta. Io mi ero posizionato vicino alla porta, taccuino alla mano, preparandomi a documentare quella che intuivo sarebbe stata una delle dimostrazioni più brillanti del metodo deduttivo del mio amico. Il conte e la contessa sedevano su due sedie vicino al camino, pallidi e tesi. I domestici rimanevano in piedi, nervosi, scambiandosi occhiate preoccupate. «Signore e signori», iniziò Ricci con voce chiara e ferma, «sono stati chiamato in questo palazzo per investigare quella che sembrava essere una maledizione soprannaturale, la leggenda della Marchesa Nera che, tornata dalla tomba, seminava terrore e morte. Una storia affascinante, degna dei romanzi gotici che vanno tanto di moda, ma come sempre accade, la verità è molto più prosaica, anche se non meno oscura». Fece una pausa, lasciando che le sue parole creassero l'aspettativa necessaria. «Fin dal mio primo esame della cripta questa mattina, ho capito che non stavamo cercando un fantasma o un vampiro, ma un essere umano molto concreto e molto pericoloso. Il primo indizio decisivo è stato quello che il dottor Mancini ha notato insieme a me. Le impronte sulla pietra della cripta». Mi guardò e io annuii, ricordando quel momento di confusione. «Le impronte femminili», continuò Ricci, «si dirigevano verso la tomba della marchesa, non via da essa. Questo particolare, apparentemente insignificante, rivelava una verità fondamentale. Nessuno era uscito da quella tomba. Al contrario, qualcuno vi era entrato, aveva messo in scena una scoperta drammatica, e poi era uscito attraverso i passaggi segreti che ho scoperto collegano la cripta a tutto il palazzo». «Ma i morti!» esclamò uno dei domestici. «Maria Giovanna e Giuseppe sono morti davvero». «Infatti», confermò Ricci con tono grave, «e questo è l'elemento più tragico e spregevole di tutto il piano. Quelle due povere persone sono state assassinate per rendere credibile la farsa della maledizione».
Ma come sono state uccise? Qui entra in gioco l'analisi del dottor Mancini. Mi fece cenno di avvicinarmi e io mi unii a lui al centro della sala. Dottor Mancini ha esaminato i segni sul collo delle vittime, spiegò Ricci. 2 punture disposte in modo da sembrare un morso di vampiro, ma erano troppo regolari, troppo perfette per essere state fatte da denti umani. Cosa potrebbero essere state, Mancini? Avevo riflettuto su questo aspetto durante tutta la giornata e finalmente avevo raggiunto una conclusione. Aghi ipodermici, dissi con voce ferma. 2 aghi sottili inseriti nella giugulare con precisione chirurgica. La vittima veniva prima sedata, poi veniva iniettata una sostanza letale direttamente nel flusso sanguigno. La morte sarebbe stata rapida e i segni lasciati dagli aghi sarebbero sembrati, a un esame superficiale, simili a un morso. Un mormorio di orrore percorse la sala. Esattamente, confermò Ricci. Un metodo che richiede conoscenza medica e sangue freddo. Ma c'è di più. Ho trovato nella cripta, nascosto in uno dei sarcofagi, un intero guardaroba teatrale, vestiti, parrucche, trucco. Tutto il necessario per creare l'illusione della marchesa nera che si aggira per il palazzo. Ma chi? Chiese la contessa con voce tremante. Chi potrebbe fare una cosa così orribile? Ricci si voltò verso la porta principale della sala e alzò la voce. Perché non chiediamo direttamente all'interessato? Barone Ettore Falconieri, so che sei qui, so che sei nascosto nei passaggi segreti che conosci così bene sin da bambino. Esci fuori e affronti le tue accuse, o devo mandarti a prendere dai poliziotti che in questo momento stanno perquisendo ogni angolo del palazzo? Per un lungo momento non accadde nulla. Poi, con un suono stridente, il pannello di legno dietro uno dei grandi arazzi si aprì e una figura emerse dall'ombra. Il barone Ettore Falconieri era un uomo sulla cinquantina, di aspetto aristocratico ma sciupato, con occhi febbrili e mani nervose. Indossava abiti scuri e polverosi, segno evidente che aveva trascorso ore nascosto nei passaggi segreti del palazzo. «Sei molto astuto, detective», disse con voce stridula, «ma non hai prove. Nessuna prova concreta che io abbia fatto qualcosa di illegale». «Al contrario», ribatté Ricci con calma, «ho prove più che sufficienti. Iniziamo dalla tua complice, tua nonna, donna Lucrezia. L'hai convinta a partecipare al tuo piano, sfruttando il suo affetto per te e le sue difficoltà economiche. Lei conosceva i segreti del palazzo, avendo servito qui per decenni. È stata lei a guidarti attraverso i passaggi, a suggerirti come sfruttare la leggenda della Marchesa Nera». Il barone tentò di protestare, ma Ricci continuò imperterrito. «Ho trovato la sua lettera di confessione, quella che le ha scritto quando i rimorsi sono diventati troppo pesanti, quando ha capito che le morti di Maria Giovanna e Giuseppe erano colpa vostra. Così l'hai drogata, per silenziarla prima che potesse parlare. Ma il suo silenzio stesso è una prova contro di te». «È la parola di una vecchia demente contro la mia», esclamò il barone. «C'è di più», disse Ricci. «Stamattina, quando ho esaminato il cortile, ho notato tracce di fango fresco vicino all'ingresso dei passaggi segreti. Quel fango proveniva dal cimitero di San Francesco, dove sei andato 6 settimane fa per disseppellire il corpo della marchesa Vittoria, quando la cripta è stata riaperta. L'hai nascosto nei passaggi, in attesa del momento giusto per metterlo in scena nella tomba e aumentare il terrore». Mi voltai verso Ricci, impressionato. Ecco perché aveva osservato così attentamente il cortile quella mattina. Aveva visto qualcosa che io avevo completamente ignorato. «Il fango», continuò Ricci, «contiene una particolare argilla rossastra presente solo in quella zona di Roma. Ho raccolto dei campioni e li ho confrontati con quello sui tuoi stivali, che hai tentato di pulire ma non abbastanza bene». Il barone Ettore impallidì visibilmente. «E poi», aggiunse Ricci, «c'è la questione degli aghi ipodermici. Una ricerca presso le farmacie di Roma rivelerà sicuramente che qualcuno corrispondente alla tua descrizione ha acquistato siringhe e sedativi nelle settimane scorse. I farmacisti tengono registri accurati di tali acquisti». «Ma perché?» chiesi io, incapace di trattenere la domanda. «Perché arrivare a uccidere per impossessarsi di un palazzo?» Fu il conte Alessandro a rispondere, la voce carica di amarezza. «Non è solo il palazzo, Mancini, è l'intera proprietà Falconieri.
Ettore ha sempre pensato di avere più diritto di me all'eredità di famiglia. Quando i tribunali gli hanno dato torto, deve aver deciso di ricorrere a metodi più drastici. Esattamente, confermò Ricci. Il piano era semplice ma diabolico. Terrorizzare la famiglia Falconieri con una serie di eventi apparentemente soprannaturali, culminando in omicidi che sembrassero opera di forze maligne. L'obiettivo finale era spingere il conte e la contessa ad abbandonare il palazzo, possibilmente dopo aver perso la sanità mentale. A quel punto Ettore si sarebbe presentato come l'unico membro della famiglia abbastanza coraggioso da affrontare la maledizione, rivendicando il suo diritto alla proprietà. «Fantasie», gridò il barone, ma la sua voce mancava di convinzione. «Ho un'ultima prova», disse Ricci, estraendo dalla tasca un piccolo oggetto avvolto in un fazzoletto. Lo aprì rivelando 2 aghi ipodermici. «Li ho trovati nascosti nella tua camera al 3° piano, quella che occupavi da ragazzo quando venivi qui in visita. La stanza che pensavi nessuno avrebbe controllato». Il barone Ettore guardò gli aghi, poi Ricci, poi di nuovo gli aghi. Qualcosa si spezzò dentro di lui. Le spalle si abbassarono, il volto si contorse in un'espressione di sconfitta. «Doveva essere mio», sussurrò. «Tutto questo doveva essere mio. Mio padre era il primogenito, non il padre di Alessandro. Noi siamo stati privati del nostro diritto per un tecnicismo legale, per una clausola testamentaria scritta un secolo fa, e per questo hai ucciso 2 persone innocenti», disse Ricci con voce dura. «Maria Giovanna, che ti aveva visto uscire dai passaggi segreti e che avresti potuto semplicemente corrompere o intimidire. Giuseppe Torrini, che aveva iniziato a sospettare qualcosa e faceva troppe domande. Li hai sedati, li hai portati nella cripta e li hai uccisi con iniezioni letali, mettendo in scena i corpi per farli sembrare vittime di un vampiro. I poliziotti si erano avvicinati al barone, pronti ad arrestarlo. Ma prima che potessero toccarlo, egli si voltò verso il conte con occhi pieni di un odio antico e corrosivo. «Questo palazzo è maledetto davvero», sibilò, «ma non dalla marchesa Vittoria. È maledetto dall'ingiustizia, dall'avidità, dalla corruzione che ha sempre permeato la nostra famiglia. Tu credi di essere migliore di me, Alessandro? Sei solo stato più fortunato. Portatelo via», disse semplicemente Ricci ai poliziotti. Quando il barone fu condotto fuori, ammanettato e ancora protestante la sua innocenza, con voce sempre più debole, un silenzio pesante calò sulla sala. La contessa piangeva silenziosamente tra le braccia del marito, mentre i domestici si ritiravano uno a uno, scossi dalla rivelazione. Ricci si avvicinò a me e per la prima volta in tutta la giornata vidi sul suo volto un'espressione di stanchezza. «È finita, Mancini», disse sottovoce. «Il mistero è risolto». «Grazie a te», risposi con ammirazione sincera. «Come hai fatto a mettere insieme tutti i pezzi? Quando hai capito che era il barone Ettore?» Ricci sorrise debolmente. «Dal momento in cui il conte ha menzionato la disputa legale e il fatto che Ettore conosceva il palazzo da bambino. Tutto il resto erano conferme, le impronte che andavano verso la tomba, i passaggi segreti, il guardaroba teatrale. Ogni dettaglio puntava verso qualcuno che stava orchestrando una messa in scena. E quando ho scoperto il coinvolgimento di donna Lucrezia, sua nonna, i pezzi si sono incastrati perfettamente». «Ma come hai saputo degli aghi ipodermici?» «I segni sul collo delle vittime erano troppo regolari e ho notato durante l'esame della cripta minuscole tracce di una sostanza chimica sul pavimento, probabilmente residui di sedativi. Un medico o qualcuno con conoscenze mediche, e Ettore, lo sapevo dai documenti che avevo letto, aveva studiato medicina per 2 anni prima di abbandonare gli studi». «Straordinario», mormorai, «assolutamente straordinario». Il conte si avvicinò a noi, gli occhi ancora arrossati ma con un'espressione di profonda gratitudine. «Signor Ricci, dottor Mancini», disse con voce rotta dall'emozione, «non so come ringraziarvi. Avete salvato la mia famiglia, la nostra reputazione, forse la nostra stessa vita». «Ho fatto solo il mio lavoro, conte», rispose Ricci con modestia. «Ma mi permetta un consiglio. Faccia murare definitivamente quei passaggi segreti. Sono troppo pericolosi. E si prenda cura di donna Lucrezia. È una vecchia donna che è stata manipolata e usata. Merita pietà più che punizione».
Il conte annuì solennemente. «Sarà fatto? E il corpo della marchesa Vittoria?» «Lo faccia riseppellire con tutti gli onori», disse Ricci. «È stata vittima di un crimine anche lei, a quanto pare. Quei segni sul collo erano autentici, non creati post mortem come pensavo inizialmente. Qualcuno la uccise davvero nel 1847 e la sua morte fu coperta come malattia naturale. Ma questo è un mistero che appartiene al passato e forse è meglio lasciare che vi rimanga». Mentre lasciavamo Palazzo Falconieri nel tardo pomeriggio, il sole stava tramontando su Roma, tingendo di rosso e oro le facciate dei palazzi di Trastevere. Ricci camminava in silenzio accanto a me, perso nei suoi pensieri. «A cosa stai pensando?» gli chiesi. «A quanto facilmente il male umano può travestirsi da soprannaturale», rispose. «A quanto sia semplice sfruttare le paure e le superstizioni delle persone per i propri fini egoistici. Il barone Ettore non ha evocato fantasmi o demoni, ha semplicemente sfruttato una leggenda antica e la credulità umana. Ma tu hai visto attraverso l'inganno», dissi. «La tua mente razionale ha penetrato le tenebre». Ricci si fermò e mi guardò con un'espressione che non riuscì a decifrare completamente. «Sì, Mancini, ma c'è un prezzo in tutto questo. Ogni volta che risolvo un caso come questo, scopro nuove profondità nella capacità umana di fare del male. E questo, amico mio, è una conoscenza che a volte vorrei non avere». Non sapevo cosa rispondere. Continuammo a camminare in silenzio verso il mio studio in via del Corso, dove avrei trascorso la serata a trascrivere gli eventi di quella giornata straordinaria, mentre Ricci sarebbe tornato al suo appartamento solitario, già preparandosi mentalmente per il prossimo caso che avrebbe richiesto la sua attenzione. Sono passati 3 mesi da quel marzo del 1923, quando il mistero di Palazzo Falconieri si svelò davanti ai nostri occhi. Scrivo queste righe nel mio studio, alla luce di una lampada che combatte le ombre della sera romana, e ripenso a quella vicenda con una miscela di ammirazione e malinconia. Il processo contro il barone Ettore Falconieri si è concluso rapidamente. Di fronte alle prove schiaccianti raccolte da Ricci, non ha potuto fare altro che confessare pienamente i suoi crimini. È stato condannato all'ergastolo e probabilmente trascorrerà il resto dei suoi giorni in una cella che guarderà, con amara ironia, verso le colline dove sorge il palazzo che tanto desiderava possedere. Donna Lucrezia, come Ricci aveva previsto, è stata trattata con clemenza. La sua età avanzata e il fatto evidente che era stata manipolata dal nipote hanno convinto i giudici a concederle la grazia. È stata trasferita in un ospizio gestito da suore, dove trascorre i suoi ultimi giorni in preghiera e pentimento. Il conte e la contessa Falconieri hanno fatto murare i passaggi segreti, come suggerito da Ricci, e hanno fatto riseppellire il corpo della marchesa Vittoria in una cerimonia privata, ma dignitosa. Il palazzo è stato benedetto da un sacerdote, più per placare i timori superstiziosi dei domestici che per reale necessità. La vita a Palazzo Falconieri è gradualmente tornata alla normalità, anche se credo che nessuno di coloro che hanno vissuto quei giorni terribili potrà mai dimenticare completamente ciò che è accaduto. Quanto a Raffaele Ricci, continua la sua opera di detective privato con quella dedizione e quella brillantezza che continuano a stupirmi dopo tutti questi anni. Ma qualcosa in lui è cambiato dopo il caso Falconieri. Lo vedo più pensieroso, più incline al silenzio contemplativo. Una sera, poche settimane dopo la conclusione del caso, cenando insieme in una trattoria di Trastevere, gli ho chiesto se quella frase che aveva pronunciato lasciando il palazzo, quella sulla conoscenza del male umano, lo tormentasse ancora. Mi ha guardato a lungo prima di rispondere, e quando lo ha fatto la sua voce aveva un tono che non gli avevo mai sentito prima. «Capisci, Mancini», ha detto, «ogni caso che risolvo mi insegna qualcosa sulla natura umana, ma il caso Falconieri mi ha insegnato qualcosa di particolarmente inquietante. Quanto sia sottile il confine tra la giustizia e la vendetta, tra il diritto e l'ossessione. Il barone Ettore ha attraversato quel confine e nel farlo ha distrutto non solo le sue vittime ma anche se stesso. Ma tu lo hai fermato», ho obiettato. «Hai impedito che facesse altre vittime». «Sì», ha ammesso, «ma non ho potuto salvare Maria Giovanna e Giuseppe. Erano già morti quando sono arrivato».
A volte mi chiedo se avessi indagato più velocemente, se avessi visto prima quello che avrei dovuto vedere. Non puoi salvarli tutti, Ricci, ho detto posando una mano sulla sua spalla. Puoi solo fare del tuo meglio con le informazioni che hai. Ha annuito, ma nei suoi occhi ho visto che il peso di quella responsabilità non lo avrebbe mai abbandonato completamente. Mentre chiudo questo resoconto del mistero di Palazzo Falconieri, mi rendo conto che è stato uno dei casi più complessi e oscuri che io e Ricci abbiamo mai affrontato. Non per la difficoltà intellettuale, Ricci ha risolto casi molto più intricati, ma per la sua dimensione puramente umana, per il modo in cui ha rivelato le profondità a cui l'avidità e l'ossessione possono spingere una persona. In questi 3 mesi ho riflettuto spesso su quella vicenda e su cosa ci insegna. La lezione, credo, è duplice. Prima di tutto, che le spiegazioni soprannaturali sono quasi sempre maschere per azioni umane molto concrete. Non esistono vampiri che tornano dalla tomba, ma esistono uomini disposti a uccidere per denaro e potere. In secondo luogo, che anche il crimine più elaborato lascia tracce, segni che una mente attenta e metodica può individuare e interpretare. Ricci è il maestro di questa arte e io sono fortunato a essere stato testimone del suo genio. Domani Ricci mi ha mandato un telegramma chiedendomi di accompagnarlo in un nuovo caso, qualcosa che riguarda una scomparsa misteriosa nelle catacombe sotto San Clemente. Non conosco ancora i dettagli, ma so che, ancora una volta, avrò il privilegio di assistere al lavoro di una delle menti più brillanti che l'Italia abbia mai prodotto. Perché questo è ciò che Raffaele Ricci rappresenta per me e spero che questo racconto lo abbia trasmesso anche a voi, cari lettori. La dimostrazione vivente che la ragione umana, applicata con metodo e disciplina, può illuminare anche le tenebre più fitte e che la verità, per quanto oscura possa essere, merita sempre di essere scoperta e portata alla luce. Il mistero di Palazzo Falconieri è chiuso, ma la lotta di Ricci contro il crimine e l'ingiustizia continua e io sarò al suo fianco, fedele testimone e umile cronista delle sue straordinarie avventure.